Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alpheus SF Group SRL. Ultimo aggiornamento. 15 novembre 2021. Cos'è Alpheus? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alpheus durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Alpheus? Alpheus è un farmaco a base del principio attivo simvastatina, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti statine e nello specifico inibitori della HMG-CoA riduttasi. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Alpheus può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alpheus 20 mg 28 compresse rivestite con film. Alpheus 40 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. SF Group SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Simvastatina. Gruppo terapeutico. Ipolipemizzanti statine. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Ipercolesterolemia. Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici, esempio esercizio fisico, riduzione del peso corporeo, è inadeguata. Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote, IF-omozigote, come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti, esempio LDL-feresi, o se tali trattamenti non sono appropriati. Prevenzione cardiovascolare, riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Posologia. L'intervallo posologico è di 5-80 mg/b e somministrati per via orale in dose singola alla sera. Aggiustamenti della dose, se richiesti, debbono essere fatti ad intervalli di non meno di 4 settimane sino ad un massimo di 80 mg/b e somministrati in una singola dose alla sera. Il dosaggio di 80 mg è raccomandato solo nei pazienti con ipercolesterolemia grave e ad alto rischio di complicazioni cardiovascolari, che con dosi più basse non hanno raggiunto gli obiettivi terapeutici e quando ci si aspetta che i benefici siano superiori ai potenziali rischi, vedere paragrafi 4 e 5.1. Ipercolesterolemia. Il paziente deve essere posto in regime di dieta standard ipocolesterolemica e deve continuare questa dieta durante il trattamento con Alpheus. La dose iniziale è abitualmente di 10-20 mg/b e somministrata in dose singola alla sera. I pazienti per i quali è necessaria un'ampia riduzione del CLDL, superiore al 45%, possono iniziare con 20-40 mg/b e somministrati in dose singola alla sera. Gli aggiustamenti della dose, se necessari, devono essere eseguiti come specificato sopra. Ipercolesterolemia familiare omozigote. Sulla base dei risultati di uno studio clinico controllato, la dose iniziale raccomandata è Alpheus 40 mg/b alla sera. In questi pazienti Alpheus deve essere utilizzato in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti, per esempio LDL-feresi, o se questi trattamenti non sono disponibili. Nei pazienti che assumono l'omitapide in concomitanza con Alpheus, la dose di Alpheus non deve superare 40 mg/d, vedere paragrafi 4.3, 4 e 4.5. Prevenzione cardiovascolare. La dose abituale di Alpheus va da 20 a 40 mg/d e somministrati in dose singola alla sera in pazienti ad alto rischio di cardiopatia coronarica, CHD, con o senza iperlipidemia. La terapia farmacologica può essere iniziata simultaneamente alla dieta e all'esercizio fisico. Gli aggiustamenti della dose, se necessari, devono essere eseguiti come specificato sopra.
Terapia concomitante. Alfeus è efficace da solo in associazione ai sequestranti degli acidi biliari. La somministrazione deve avvenire o più di 2 ore prima o più di 4 ore dopo la somministrazione di un sequestrante degli acidi biliari. Per i pazienti che assumono Alfeus in concomitanza a fibrati, diversi da Gemfibrozil, vedere paragrafo 4.3, o fenofibrato, la dose di Alfeus non deve superare i 10 mg/die. In pazienti che assumono amiodarone, amlodipina, verapamil, o diltiazem, o prodotti contenenti elbasvir o grazoprevir in concomitanza a Alfeus, la dose di Alfeus non deve superare i 20 mg/die, vedere paragrafi 4 e 4.5. Pazienti con danno renale. Non sono necessarie modificazioni della dose in pazienti con danno renale moderato. In pazienti con danno renale grave, clearance della creatinina. 30 ml/min, dosi superiori a 10 mg/die devono essere attentamente valutati e, se ritenuti necessari, somministrati con cautela. Anziani. Non sono necessari aggiustamenti della dose. Popolazione pediatrica. Per i bambini e gli adolescenti, ragazzi in stadio di Tannery e superiori e ragazze in post-menarca da almeno un anno, dai 10 ai 17 anni di età, con ipercolesterolemia familiare eterozigote, la dose iniziale usuale raccomandata è 10 mg/die somministrata in dose singola alla sera. I bambini e gli adolescenti devono essere posti in regime di dieta standard ipocolesterolemica prima di iniziare il trattamento con simvastatina. Occorre continuare questa dieta durante il trattamento con simvastatina. L'intervallo posologico raccomandato è di 10-40 mg/die. La dose massima raccomandata è 40 mg/die. Le dosi devono essere individualizzate in base all'obiettivo terapeutico raccomandato secondo le raccomandazioni per il trattamento pediatrico, vedere i paragrafi 4 e 5.1. Gli aggiustamenti della dose devono essere effettuati a intervalli di 4 o più settimane. L'esperienza con Alfeus nei bambini in età prepuberale è limitata. Modo di somministrazione. Alfeus va somministrato per via orale. Alfeus può essere somministrato come dose singola alla sera. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, epatopatia in fase attiva o innalzamenti persistenti delle transaminasi sieriche senza causa evidente. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6. Somministrazione concomitante di potenti inibitori del CYP3A4, agenti che aumentano la AUC di circa 5 volte o più, per esempio itraconazolo, chetoconazolo, posaconazolo, boriconazolo, inibitori della proteasi del LIV, per esempio nelfinavir, boceprevir, telaprevir, eritromicina, claritromicina, telitromicina, nefazodone e medicinali contenenti cobicistat, vedere paragrafi 4 e 4.5. Somministrazione concomitante di gemfibrozil, ciclosporina, odonazolo, vedere paragrafi 4 e 4.5. In pazienti con ifomozigote, somministrazione concomitante di lomitapide con dosi di Alfeus 40 mg, vedere paragrafi 4 e 4.5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Miopatia/rabdomiolisi. La simvastatina, come altri inibitori dell'HMG-CoA reduttasi, occasionalmente causa miopatia che si manifesta con dolore, sensibilità o debolezza muscolare associati ad innalzamenti dei livelli della creatinchinasi, CK, oltre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi di interazione sono stati effettuati solo sugli adulti. Interazioni farmacodinamiche. Interazioni con medicinali ipolipemizzanti che possono causare miopatia quando somministrati da soli. Il rischio di miopatia, inclusa la rabdomiolisi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Alfeus insieme ad altri farmaci come acido fusidicoteva, Alozof, Aptivus, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Redis, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Aviflucox, Canacid, Crinozol, Danatrol, Darunavir Accord, compresse rivestite, Darunavir Orobindo, compresse rivestite, Darunavir Dr.
Spendor Redis, compresse rivestite, Darunavir G, Darunavir KK, compresse rivestite, Darunavir Milan, compresse rivestite, Darunavir Sandoz, compresse rivestite, Darunavir Teva, Darunavir Zentiva, Dermomicin Cort, Dian, Diflucan, capsula, Diflucan, polvere, Diflucan, soluzione, uso interno, Dizolo, Elazor, eritromicina idi, crema, soluzione, eritromicina idi, gel, eritromicina lattobionato Fisiofarma, Evotax, fluconazolo ABC, fluconazolo Accord, fluconazolo Alnus, fluconazolo Aurobindo, fluconazolo B. Brown, fluconazolo Bioindustrial IM, fluconazolo Doc Generici, fluconazolo EG, fluconazolo Galenica Senese, fluconazolo Exal, fluconazolo ICMA, fluconazolo Cabi, fluconazolo Milan, fluconazolo Pensa, fluconazolo Ratiofarm, fluconazolo Sandoz, fluconazolo San, fluconazolo Zentiva, flucostinol, fluchimex, flumicon, flumos, fluores, fucicort, fucidin, fucidin H, fucimix beta, fucitalmic, fungus, fusapiel beta, fusicutam beta, gemfibrozil doc generici, gemfibrozil EG, gemiflux, genlip, genvoia, itraconazolo doc generici, itraconazolo EG, itraconazolo Milan generics, itraconazolo Sandoz, itraconazolo Teva, itragerm, caletra, compresse rivestite, caletra, soluzione, chetoconazole HRA, chetonova, chiscali, Clyder, lauromicina, compressa, lauromicina, unguento, lefunzol, lopid, lopinavir ritonavir Accord, lopinavir ritonavir Milan, lucandiol, maviret, miconix, muches, nervaxon, nixodue, nixoral, crema, nixoral, shampoo, Norbir, compressa rivestita, Norbir, polvere per sospensione, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, posaconazolo Accord, posaconazolo Acl, posaconazolo EG, posaconazolo EG Stada, posaconazolo Fresenius Cabi, posaconazolo Milan Pharma, posaconazolo Milan, posaconazolo Sandoz, posaconazolo Teva, Prevzista, compressa, Prevzista, sospensione, Reatax, capsula, Rizolsta, Riflax, Ritonavir Milan, Ritonavir Sandoz, Spendor, Sporanox, capsula, Sporanox, soluzione, Stribild, Sintuzza, Tedim, Telzir, compressa rivestita, Telzir, sospensione, Trazer, Triasporin, capsula, Triasporin, soluzione, Trimicos, Vend, compressa rivestita, Vend, polvere, Visofid, boriconazolo Accord, boriconazolo Aristo, boriconazolo Aurobindo, boriconazolo DRRDIS, boriconazolo EG Stada, boriconazolo Milan Pharma, boriconazolo Milan, boriconazolo Sandoz GmbH, boriconazolo Sandoz, boriconazolo Teva, Vinc, Zamizol, Zerfun, Zinerit, Zoloder, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Alpheus durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alpheus durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Alpheus è controindicato durante la gravidanza, vedere il paragrafo 4.3. La sicurezza nelle donne in gravidanza non è stata stabilita. Non sono stati condotti studi clinici controllati con simvastatina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Alpheus ha un'influenza nulla o trascurabile sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari. Deve essere tuttavia preso in considerazione il fatto che è stato raramente segnalato capogiri durante la guida o l'utilizzo di macchinari nell'esperienza post-marketing. Effetti indesiderati. Le frequenze dei seguenti effetti avversi, segnalati nel corso degli studi clinici o dell'uso post-marketing, sono classificate sulla base della valutazione dei loro tassi di incidenza nel corso di ANPI, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Fino ad oggi sono stati segnalati un numero limitato di casi di sovradosaggio. La massima dose assunta è stata di 3,6 g. Tutti i pazienti si sono ristabiliti senza conseguenze. Non vi è un trattamento specifico in caso di sovradosaggio. In questo caso devono essere adottate misure sintomatiche e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori della HMG-CoA riduttasi, codice ATC.
C10A01. Meccanismo d'azione. A seguito di ingestione orale la simvastatina, che è un lattone inattivo, viene idrolizzata nel fegato nella corrispondente proprietà farmacocinetiche. La simvastatina è un lattone inattivo prontamente idrolizzato in vivo nella forma beta-idrossiacida corrispondente, un potente inibitore della HMG-CoA reduttasi. L'idrolisi ha luogo principalmente nel fegato. La velocità di idrolisi, dati preclinici di sicurezza sulla base di studi animali convenzionali su farmacodinamica, tossicità con dose ripetuta, genotossicità e carcinogenicità, non vi sono altri rischi per il paziente rispetto a quelli attesi sulla base del elenco degli eccipienti. 1. Compressa rivestita con film da 20 mg contiene eccipienti: lattosio monoidrato, butilidrossianisolo, acido ascorbico, acido citrico monoidrato, cellulosa microcristallina, amido pregelatinizzato, magnesio stearato, ipromellosa, idrossipropilcellulosa, titanio diossido, talco, ferro. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Alpheus a base di simvastatina sono Crustat, Lipinil, Liponorm, Medipo, Omistat, Rosim, Ceturilin, Simbatrix, Simvastatina Arc, Simvastatina Accord, Simvastatina Almus, Simvastatina Alter, Simvastatina Aristo, Simvastatina Aurobindo, Simvastatina Doc, Simvastatina EG, Simvastatina Git, Simvastatina Exal, Simvastatina Corca, Simvastatina Milan Generics, Simvastatina Pensa, Simvastatina Sandoz, Simvastatina San, Simvastatina Technigen, Simvastatina Teva Italia, Simvastatina Zentiva, Simcol, Simacor, Simvalip, Simvat, Sivastin, Vastgen, Vastin, Xipocol, Zocor. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.